Buongiorno, Jim. Siediti, per favore. Inizieremo con la lezione tra qualche minuto. Va bene, insegnante. Ma prima devo dirti una cosa. Per favore. È importante. Me la cavo piuttosto bene con la scrittura e la lettura in italiano, ma c'è una cosa con cui faccio davvero fatica. Quando si tratta di ascoltare, non riesco proprio a capire cosa dicono le persone. Ci provo, ma sembra tutto troppo veloce o poco chiaro. Hai qualche consiglio per migliorare le mie capacità di ascolto? Capisco che ascoltare può essere impegnativo, soprattutto quando i madrelingua parlano velocemente. La maggior parte delle persone ti dirà di guardare film o ascoltare podcast, ma vorrei darti alcuni suggerimenti diversi. Cose che potrebbero non essere così comuni ma che possono davvero aiutarti. Presta attenzione, per favore. Sembra fantastico. Ho provato film e podcast, ma a volte mi sento ancora perso. Un consiglio che ho è di ascoltare prima chi parla lentamente. Trova persone che parlano lentamente e chiaramente in italiano. Ma ecco la svolta. Invece di limitarti ad ascoltarli, dovresti provare a imitare o copiare il modo in cui parlano. Ad esempio, ascolta una breve frase, metti in pausa l'audio e ripetila esattamente nel modo in cui l'hai sentita. Presta attenzione al ritmo, all'intonazione e alle pause che fanno. È importante. Fare questo non solo ti aiuterà a capire meglio, ma migliorerà anche la tua memoria muscolare. Per i suoni dell'inglese. All'inizio potrebbe sembrare strano, ma è un modo potente per migliorare il tuo ascolto. Non l'ho mai provato prima. Dovrei farlo con qualsiasi tipo di audio o ce ne sono di specifici che funzionano meglio? Bella domanda. Suggerisco di iniziare con interviste o talk show, soprattutto quelli in cui dove i relatori parlano di argomenti di tutti i giorni. Quando imi le conversazioni, ti stai esercitando in modo linguaggio naturale che potresti sentire nella vita quotidiana. Un'altra cosa tu posso provare è ed eccone uno divertente che non molte persone provano. Utilizzare il rumore di fondo. Trova registrazioni audio che abbiano un po' di rumore in sottofondo, come il rumore del traffico. Musica o persone che parlano a bassa voce in lontananza. Quando ascolti l'italiano con un po' di rumore. Allena il tuo cervello a concentrarsi sulle parole che vuoi sentire, anche quando c'è distrazione intorno a te. Questo è fantastico perché, nelle situazioni della vita reale, le conversazioni non sempre avvengono in silenzio. Avrai spesso bisogno di ascoltare qualcuno mentre c'è rumore intorno a te, quindi è una buona pratica. Naturalmente, fallo solo se hai già guardato o ascoltato video senza alcun rumore di sottofondo. Perché non è facile. Quindi, se lo fai all'inizio, non capirai molto. Le conversazioni avvengono in luoghi rumorosi, come i bar o le strade. Fatto. Qualunque altra cosa. Assolutamente. Ecco un altro consiglio insolito. Ascoltate le canzoni in italiano, ma non i testi. Concentrati sul ritmo, sulla pronuncia e su come le parole si collegano. Molti studenti si concentrano sul significato dei testi,
ma voglio che tu presti attenzione a come il cantante pronuncia le parole e li collega insieme. L'italiano, soprattutto nella forma parlata, spesso mescola parole che chiamiamo discorso connesso. Ad esempio, cosa stai facendo? Potrebbe sembrare che fai, nel parlato veloce. Le canzoni sono un ottimo modo per ascoltare questa naturale fusione di parole. Mi creda. Una volta che inizi a riconoscere questi schemi, ascoltare diventerà molto più semplice. Non ci avevo mai pensato. Di solito cerco di capire le parole nelle canzoni, ma mi manca il modo in cui si collegano. E suono. Quindi dovrei concentrarmi di più su come suona piuttosto che su cosa significa. Esattamente. Ed ecco un altro metodo divertente. Ascoltare l'italiano a velocità più lenta. Molte piattaforme audio, come YouTube, consenti rallentare la velocità di un video. Quando ascolti qualcosa più lentamente, puoi cogliere dettagli che potresti perdere a un ritmo normale. Inizia con una velocità del 75%, ascolta attentamente e, una volta capito chiaramente, torna alla velocità normale. Ciò aiuta il cervello ad adattarsi a un parlato più veloce nel tempo. Ed ecco la svolta. Una volta che ti senti a tuo agio, prova ad accelerarlo. Ascoltare l'audio a una velocità maggiore forza il cervello per elaborare rapidamente le informazioni, così quando torni alla velocità normale, tutto sembra più facile da capire. Rallentarlo sembra utile per raccogliere i dettagli, ma accelerarlo? Non l'ho mai provato. Posso immaginare che sia complicato, però, giusto? È complicato, ma funziona come un allenamento per il tuo cervello. Ed ecco un altro suggerimento non così comune. Ascoltare senza vedere. A molti studenti piace guardare video con i sottotitoli. Ma ti sfido ad ascoltare a volte contenuti solo audio, senza supporti visivi, senza sottotitoli. Questo ti costringe a fare affidamento solo sulle tue orecchie e migliora la tua capacità di cogliere ogni parola. Se stai guardando un video, copri lo schermo o distogli lo sguardo in modo da poterti concentrare solo. All'inizio è difficile, ma col tempo la tua comprensione dell'ascolto migliorerà più velocemente. Puoi iniziare con questo video. Smetti di guardare i sottotitoli o le parole nei fumetti. Allora vedrai quanto puoi capire da questo audio. Funziona molto bene. Sembra impegnativo. Sono così abituato a fare affidamento sui sottotitoli o a guardare la persona parlare. Ascoltare senza vedere mi spingerebbe davvero a concentrarmi maggiormente sul suono. Altri suggerimenti insoliti? Sì, l'ultima per oggi. Ascolta programmi per bambini o audiolibri. Sì, hai sentito bene. Ora, so che potrebbe sembrare strano, ma ecco perché funziona. Gli spettacoli per bambini sono spesso più lenti. Usano un linguaggio più semplice e ripetono le frasi chiave, ma usano comunque un italiano naturale e colloquiale. È un ottimo modo per allenare l'orecchio senza sentirsi sopraffatto. Mi creda.
Puoi anche provare ad ascoltare storie o audiolibri destinati al pubblico più giovane. Offrono ancora un'ottima pratica linguistica e, poiché la lingua è più semplice, è più facile da capire. La pronuncia e il ritmo. È un modo meno intimidatorio per migliorare il tuo ascolto. Un consiglio in più. Un'altra idea insolita è quella di ascoltare la stessa cosa più volte, ma concentrati ogni volta su aspetti diversi. La prima volta concentrati sulla comprensione del significato generale. La seconda volta concentrati su dettagli specifici come nomi o numeri. La terza volta prestare attenzione alla pronuncia e al modo in cui le parole sono collegate tra loro. Da questa parte, non sei sopraffatto dal tentativo di cogliere tutto in una volta. E alleni il tuo orecchio in diverse aree della comprensione orale. Funziona molto bene. Questa è una strategia davvero utile, invece di cercare di capire tutto in una volta. Posso concentrarmi su una cosa alla volta. Sembra che questo renderà l'ascolto meno frustrante per me. Assolutamente, e più lo analizzi in questo modo, più ti sentirai sicuro. Infine, non aver paura di riavvolgere e riprodurre. Molte persone pensano di dover capire qualcosa la prima volta, ma il vero miglioramento arriva quando ascolti di nuovo. Notare cose che ti sei perso la prima volta. Sii paziente con te stesso. Per favore. Non è una questione di velocità, si tratta di allenare il cervello a riconoscere gli schemi nel parlato. Bene, questo è tutto quello che posso dirti per ora. Ma per favore, se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere. Metti mi piace, condividi e commenta. Mi farebbe piacere conoscere la tua opinione.